Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Imodium Johnson & Johnson SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Imodium? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Imodium durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Imodium? Imodium è un farmaco a base del principio attivo loperamide cloridrato, appartenente alla categoria degli antidiarroici e nello specifico antipropulsivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Johnson & Johnson SpA. Imodium può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Imodium 2 mg 12 capsule molli. Imodium 2 mg 12 compresse orsobulibi, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Grecia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Grecia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Grecia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Polonia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Polonia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Polonia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dalla Polonia. Imodium 2 mg 12 compresse orsolubili, importato dal Belgio. Imodium 2 mg 12 compresse solubili, importato dalla Grecia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Imodium 2 mg 8 capsule rigide, importato dalla Francia. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Johnson & Johnson SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: loperamide cloridrato. Gruppo terapeutico: antidiarroici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Imodium è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute. Posologia. Posologia adulti. La dose iniziale è di 2 capsule rigide o 2 capsule molli o 2 compresse orsolubili, 4 mg. Proseguire il trattamento con 1 capsula o 1 compressa, 2 mg, dopo ciascuna evacuazione successiva di feci non formate, molli. La dose massima giornaliera è di 8 capsule o compresse al giorno, 16 mg. Popolazioni speciali. Bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni, vedere paragrafo 4, 3. La dose iniziale è di 1 capsula rigida o 1 capsula molle o 1 compressa orsolubile, 2 mg. Proseguire il trattamento con 1 capsula o 1 compressa, 2 mg, dopo ciascuna evacuazione successiva di feci non formate, molli. La dose massima giornaliera nei bambini deve essere stabilita in base al peso corporeo, 3 capsule o compresse / 20 kg, ma non deve superare il massimo di 8 capsule o compresse al giorno, 16 mg. I dati disponibili riguardanti l'uso di loperamide HCl nei bambini al di sotto di 12 anni di età sono limitati, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. Anziani. Negli anziani non è necessario un aggiustamento della dose.
Compromissione della funzionalità renale. Nei pazienti con compromissione della funzionalità renale non è necessario un aggiustamento della dose. Compromissione della funzionalità epatica. Nonostante non siano disponibili dati in pazienti con compromissione della funzionalità epatica, la loperamide HCl deve essere usata con cautela in questi pazienti a causa del ridotto metabolismo di primo passaggio. Vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego. Modo di somministrazione. Imodium 2 mg capsule rigide / 2 mg capsule molli. Assumere per bocca con un po' d'acqua. Imodium 2 mg compresse orsolubili. Lasciare sciogliere la compressa sulla lingua per qualche secondo. La compressa verrà dissolta rapidamente dalla saliva. Non richiede l'uso di acqua. Attenzione! Non usare per più di 2 giorni. Interrompere in ogni caso il trattamento alla normalizzazione delle feci, o se non si hanno più movimenti intestinali da 12 ore, o se compare stitichezza. Negli episodi di diarrea acuta la loperamide HCl è generalmente in grado di arrestare i sintomi entro 48 ore. Trascorso questo periodo senza risultati apprezzabili, interrompere il trattamento e consultare il medico. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6. 1. Bambini al di sotto dei 6 anni. Gravidanza e allattamento. Vedere sezione 4. 6. Gravidanza e allattamento. Imodium non deve essere impiegato come terapia primaria. Nella dissenteria acuta caratterizzata da presenza di sangue nelle feci e da febbre alta. In pazienti con colite ulcerosa acuta o colite pseudomembranosa dovuta all'uso di antibiotici ad ampio spettro. In pazienti con enterocoliti batteriche causate da organismi invasivi incluso Salmonella, Shigella e Campylobacter. In generale, l'uso della loperamide HCl è controindicato in tutti i casi in cui deve essere avviata una inibizione della peristalsi a causa del possibile rischio di conseguenze significative quali ileo, megacolon e megacolon tossico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento della diarrea con la loperamide HCl è soltanto sintomatico. Pertanto, ove possibile, è opportuno intervenire anche sulle cause del disturbo. Negli episodi di diarrea acuta la loperamide HCl, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dati di natura non clinica hanno dimostrato che la loperamide è un substrato della glicoproteina B. La somministrazione concomitante di loperamide, in singola dose di 16 mg, con chinidina o ritonavir. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Imodium insieme ad altri farmaci come chinina cloridrato agenzia Ind Difesa, chinina cloridrato galenica senese, chinina cloridrato salf, chinina solfato nova argentia 250 mg compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Imodium durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Imodium durante la gravidanza e l'allattamento? La somministrazione di Imodium è controindicata durante la gravidanza e l'allattamento. Le donne in gravidanza o che stanno allattando al seno devono quindi essere avvisate della necessità di consultare vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La loperamide HCl può causare stanchezza, vertigini o stordimento. È quindi preferibile usare cautela nel guidare autoveicoli o adoperare macchinari pericolosi. Effetti indesiderati. Adulti e bambini di età e 12 anni. Reazioni avverse riportate negli studi clinici con la loperamide HCl. La sicurezza di loperamide HCl è stata valutata in 3076 soggetti adulti e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In caso di sovradosaggio assoluto, per assunzione accidentale di dosi eccessive o relativo, per accumulo nel sangue di farmaco non metabolizzato,
pur somministrato alle dosi corrette, incluso un sovradosaggio relativo da disfunzione epatica, possono manifestarsi depressione dell'SNC, torpore, movimenti scordinati, sonnolenza, miosi, ipertonia muscolare, depressione respiratoria, occlusione intestinale e ritenzione urinaria. In pazienti che hanno ingerito dosi eccessive di loperamide sono stati osservati eventi cardiaci quali prolungamento dell'intervallo QT e del complesso QRS, torsione di punta, altre gravi aritmie ventricolari, arresto cardiaco e sincope, vedere paragrafo 4.4. Sono stati segnalati anche casi fatali. Il sovradosaggio può rendere manifesta la presenza della sindrome di Brugada. I bambini sono più sensibili rispetto agli adulti agli effetti di un sovradosaggio da Imodium. Pertanto si raccomanda di tenere il prodotto al di fuori della loro portata perché un'ingestione accidentale, specialmente nei bambini al di sotto dei 4 anni, può causare stipsi e depressione del sistema nervoso centrale con sonnolenza e rallentamento del respiro. Trattamento. In caso di sovradosaggio, deve essere avviato il monitoraggio ECG per il prolungamento dell'intervallo QT. Misure urgenti. Se compaiono sintomi da sovradosaggio, il naloxone può essere utilizzato come antidoto. Somministrare naloxone e possibilmente ripetere il trattamento dopo 1-3 ore in quanto la loperamide ha una durata d'azione più lunga rispetto a quella dell'antidoto. Il paziente deve essere monitorato per almeno 48 ore per evidenziare un eventuale aggravamento delle depressioni del sistema nervoso centrale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipropulsivi, codice ATC. A07 da 03. La loperamide si lega ai recettori oppioidi della parte intestinale, con conseguente inibizione del rilascio di acetilcolina e di prostaglandine. Si riduce, pertanto, la proprietà farmacocinetiche. La loperamide viene facilmente assorbita dall'intestino, ma è quasi completamente estratta dal fegato, dove viene metabolizzata, coniugata ed escreta per via biliare. L'emivita della loperamide nell'uomo è di circa 11, dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità cronica a dosi ripetute sulla loperamide condotti fino a 12 mesi nel cane e fino a 18 mesi nel ratto non hanno dimostrato nessun altro effetto tossico. Elenco degli eccipienti: Imodium 2 mg capsule rigide, lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato. Una capsula rigida verde grigia è costituita da eritrosina, E127, indigotina, E132, ossido di ferro giallo, e farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Imodium a base di loperamide cloridrato sono Imodium, loperamide DOC generici, loperamide Exal. Fonte foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.